La Torre di Londra non è solo un castello, ma un vero e proprio simbolo della storia inglese. Situata sulle rive del fiume Tamigi, nel cuore della capitale britannica, questa imponente fortezza fu fatta costruire da Guglielmo il Conquistatore a partire dal 1077, subito dopo la sua vittoria nella battaglia di Hastings. La Torre Bianca, il nucleo più antico, doveva incutere timore e rispetto, rappresentando il potere normanno sulla popolazione anglosassone. Nel corso dei secoli, alla struttura originaria si sono aggiunti bastioni, torri e mura, trasformandola in un vasto complesso fortificato. Ma la Torre di Londra è molto più di un semplice castello. Nel tempo è stata residenza reale, prigione, arsenale, zecca reale, tesoreria e persino uno zoo reale, che ospitava leoni, orsi e altri animali esotici ricevuti in dono da sovrani stranieri. Conosciuta dagli inglesi semplicemente come La Torre, questo luogo ha una fama oscura, intrisa di misteri, intrighi e tradimenti. È stata teatro di numerosi eventi drammatici. Qui furono rinchiusi e giustiziati personaggi famosi come Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, accusata di tradimento e decapitata nel 1536. Nonostante ciò, in realtà le esecuzioni all'interno delle mura sono state meno frequenti di quanto si possa immaginare. La torre veniva spesso usata più per intimidire che per uccidere. Nel 1988 la Torre di Londra è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per il suo eccezionale valore storico e culturale. Una testimonianza vivente del passato che ha saputo conservare intatto il suo fascino nei secoli. Oggi la Torre di Londra è una delle attrazioni turistiche più visitate del Regno Unito. Ogni anno milioni di persone varcano le sue antiche porte per fare un viaggio nel tempo. Si possono ammirare i gioielli della corona, una collezione scintillante che include alcuni dei simboli più sacri e preziosi della monarchia britannica. Non mancano le iconiche guardie Beef Eater, con i loro abiti tradizionali che guidano i visitatori tra le storie e le leggende che hanno reso celebre questo luogo. Passeggiare all'interno della torre significa immergersi in quasi 1000 anni di storia, tra mura che hanno visto re e regine, cospirazioni, tradimenti e segreti ancora irrisolti. Un'esperienza affascinante che ci ricorda quanto il passato possa essere vivo proprio nel cuore di una città moderna come Londra. Quando Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, vinse la battaglia di Hastings nel 1066 e avviò la conquista normanna dell'Inghilterra, decise di rendere il suo regno più sicuro costruendo motte castrali in luoghi strategici. Poiché Londra era una scelta ovvia per un nuovo castello, intorno al 1077 iniziò la costruzione di quella che sarebbe diventata la Torre di Londra. Il castello fu uno dei primi in Inghilterra a essere dotato di una torre del mastio. Per i lavori, che continuarono fino al 1100 circa, fu utilizzata la pietra arenaria del Kent, con dettagli in pietra calcarea di Caen, in Normandia. Alla fine dei lavori, la torre rettangolare a 2 piani era così imponente da dare il proprio nome all'intero castello. La Torre del Mastio deve il suo nome di Torre Bianca a un progetto di imbiancatura a base di calce bianca condotto nel 1240. La torre misura 36 per 32,5 metri ed è alta 27 metri e mezzo. L'accesso avveniva tramite una scalinata di legno sul lato meridionale che conduceva al primo piano e, nel XII secolo, era protetto da una torre bassa, poi distrutta nel 1674. Il primo e il secondo piano erano suddivisi in stanze di pari dimensioni per mezzo di un muro divisorio centrale. Non è chiaro a cosa servissero queste stanze e non c'è traccia di alcuna permanenza presso il castello da parte di Guglielmo, il che potrebbe far pensare che l'edificio fosse stato in origine concepito solamente quale simbolo del potere normanno.
Una scala a chiocciola conduceva ai piani superiori, mentre dal piano interrato, probabilmente utilizzato come magazzino, si accedeva a un pozzo. Nicchie, bagni, caminetti, comignoli e fogne erano tutti scavati nelle spesse mura della torre. La torre aveva un tetto a spiovente e al piano superiore ospitava la cappella di San Giovanni Battista, la cui abside dona alla torre il suo angolo orientale arrotondato. All'interno la cappella presenta archi sostenuti da colonne massicce, un soffitto con volta a botte e una galleria lungo i lati. Intorno al 1240 furono aggiunte 3 finestre colorate, rappresentanti la Vergine e il Bambino Gesù. Il castello non si limitava tuttavia alla Torre Bianca ed era circondato da una cortina muraria dotata di torri agli angoli. Per 2 dei lati di questa cortina muraria furono utilizzate delle antiche mura romane riparate dagli anglosassoni, forse il motivo principale per cui Guglielmo scelse proprio questo luogo. Il castello fu dotato di un fossato di protezione e di una palizzata di legno su 2 dei lati, mentre il fiume proteggeva gli altri 2. Nel 1097 William Rufus fece ricostruire la palizzata in pietra. L'ingresso principale del castello si trovava sul lato occidentale della città ed era protetto da una elaborata fortificazione a barbacane. La struttura, costruita con un'angolazione di 90 gradi rispetto all'ingresso per aumentarne la sicurezza, prese il nome di Torre dei Leoni. I sovrani inglesi hanno utilizzato la torre come residenza occasionale fino al regno di Enrico VIII e molti di loro hanno apportato importanti modifiche e migliorie nel corso dei secoli. Nel XII secolo l'imponente e poligonale torre della campana fu aggiunta all'angolo sud-ovest della cortina muraria. Fu inoltre scavato un fossato difensivo largo 50 metri e il muro fu allungato a sud. Per il complesso fu speso più denaro che per qualsiasi altro castello inglese, fatta eccezione per quello di Dover. Enrico III prestò particolare attenzione agli appartamenti del castello e creò addirittura un piccolo zoo, sebbene possa essere stato Re Giovanni il primo ad avere tenuto qui degli animali esotici. Leopardi, leoni, un elefante, persino un orso polare furono tutti residenti del serraglio, che chiuse solo nel 1835. Si trattava solitamente di doni diplomatici. Un'altra curiosità risalente al XII secolo è rappresentata dalla presenza dell'arcivescovo di Canterbury, Tommaso Becket, che intorno al 1150 ricoprì il ruolo di connestabile del castello. La torre insanguinata e la torre Wakefield furono aggiunte durante il regno di Enrico III, così come 3 torri semicircolari sul lato orientale e 3 sul lato settentrionale della cortina muraria. Fu inoltre ricostruito il grande salone, non più esistente, che misurava 24 per 15 metri. In generale, tuttavia, il XIII secolo vide la tendenza a migliorare la comodità più che la sicurezza militare dei castelli. Nel 1240 fu ordinata la zoccolatura della Camera della Regina, che fossero dipinte delle rose, che fosse costruita una parete a pannelli tra la camera e il guardaroba della camera e che il lato esterno fosse piastrellato. Nel frattempo, la camera del re fu dipinta con gli stemmi reali e fu aggiunta nell'angolo una torretta che facesse da scarico direttamente nel Tamigi, in seguito alle lamentele di Enrico III riguardo all'odore del bagno che in precedenza si trovava nella camera. Un altro dei progetti di Enrico fu la ricostruzione, portata quasi a termine, della cappella di San Pietro ad Vincula, nell'angolo nord-ovest della Motta Castrale. La torre stava diventando anche multifunzionale. Per prima cosa, con Edoardo I si giunse alla struttura definitiva del castello, con il completamento della doppia recinzione muraria lungo 3 lati e l'aggiunta di un ingresso fluviale noto come Torre di San Tommaso. Quest'ultimo conteneva le stanze reali ed era situato sopra la porta attraverso la quale i prigionieri di Stato arrivavano direttamente dal fiume, ovvero la porta dei traditori. Edoardo fece inoltre trasferire una delle tesorerie reali al castello e vi installò un archivio reale, poi trasferito definitivamente nella torre Wakefield, e aggiunse inoltre la zecca principale del regno.
Da questo momento in poi la torre divenne anche il principale arsenale d'Inghilterra, dove erano conservate macchine d'assedio, armi e armature di tutti i tipi. Per meglio proteggere tutte queste preziose risorse, Edoardo III ordinò che tutte le guardie rimanessero al castello la notte e che tutti gli ingressi fossero chiusi dal tramonto all'alba. Durante il regno di Edoardo II, il piano interrato fu rafforzato per sopportare il peso aggiuntivo causato dall'artiglieria pesante situata sul tetto, i cui singoli pezzi potevano pesare fino a 270 kg. Sempre in questo periodo vi fu la presenza di un altro personaggio prima che raggiungesse la fama, ovvero Geoffrey Chaucer, che rivestì il ruolo di direttore dei lavori prima di affermarsi come uno dei più celebri poeti della letteratura medievale. Dal 1377 al 1661 la torre ospitò un evento in pompa magna, ovvero l'inizio della processione verso l'abbazia di Westminster la sera prima delle incoronazioni. Il nuovo futuro sovrano trascorreva la notte nel castello prima di essere incoronato nell'abbazia. Le vesti regali indossate in queste cerimonie, così come altri tessuti preziosi come gli arazzi, erano conservati nel guardaroba della torre. Negli anni 90 del XV secolo fu inserito un terzo piano nella torre, ridimensionando quelli sottostanti, come testimoniano i segni ancora visibili sui muri dei cornicioni originali. La Torre di Londra, con la sua imponente struttura e il suo passato carico di storia, non è solamente un'icona dell'architettura medievale, ma anche la silenziosa custode di oscure vicende umane. Scolpite nelle mura delle celle, sono evidenti e leggibili le scritte e le decorazioni lasciate dai prigionieri. Alcuni dei condannati riuscirono a fuggire. La fortezza fu infatti teatro di molte evasioni andate a buon fine. Il vescovo Flambard nel 1101 riuscì a fuggire dopo aver fatto ubriacare i suoi carcerieri. 2 preti cattolici ce la fecero calandosi con delle corde dalle mura. Altri 2 personaggi, in tempi diversi, riuscirono a fuggire travestendosi da donna. A molti altri, invece, è andata peggio. E sono molti i personaggi che qua hanno trovato la morte, spesso, in maniera terribile. Eminente figura del Rinascimento inglese e fervente cattolico, Tommaso Moro divenne uno dei prigionieri della Torre di Londra per il suo rifiuto di accettare l'atto di supremazia del re Enrico VIII sulla Chiesa in Inghilterra e di disconoscere il primato del Papa. Fu processato, condannato, incarcerato e quindi giustiziato. La sua esecuzione avvenne il 6 luglio 1535 a Tower Hill, poco distante dalla torre, segnando uno dei momenti più oscuri della storia inglese, in cui la legge fu piegata al volere del sovrano. Dopo la decapitazione, la sua testa fu esposta sul London Bridge come monito, ma fu poi recuperata dalla famiglia e sepolta segretamente. Tommaso Moro venne poi proclamato santo dalla Chiesa Cattolica nel 1935 e le sue spoglie sono tutt'oggi custodite nella chiesa anglicana di San Pietro ad Vincula. William Hastings, barone stretto alleato di Edoardo IV, divenne uno dei prigionieri più celebri della Torre di Londra nel turbolento contesto della Guerra delle Due Rose. Dopo la morte di Edoardo IV nel 1483, Hastings si trovò coinvolto nelle intricate lotte di potere che seguirono, soprattutto con l'ascesa al potere di Riccardo, duca di Gloucester, futuro Riccardo III. Il 13 giugno 1483, durante un consiglio a Torre Verde all'interno del complesso della Torre di Londra, Hastings fu improvvisamente arrestato con l'accusa di cospirazione contro Riccardo. Senza un processo formale fu condotto a Tower Hill e giustiziato lo stesso giorno. La sua morte segnò uno dei rapidi e spietati cambi di potere di quel periodo, sottolineando la pericolosità della politica nell'Inghilterra del XV secolo. Catherine Howard, quinta moglie di Enrico VIII, incarna una delle storie più tragiche tra quelle dei prigionieri della Torre di Londra. Giovane e vivace, Catherine entrò nella tumultuosa corte di Enrico VIII e rapidamente lo conquistò, sposandolo nel 1540.
La sua breve ascesa, tuttavia, fu oscurata dalle accuse di condotta immorale che includevano presunte infedeltà durante il matrimonio, ponendo fine al suo destino con una rapidità sconcertante. La giovane regina fu arrestata e portata alla Torre di Londra nel novembre 1541, dove fu prigioniera fino alla sua esecuzione il 13 febbraio 1542, ad appena 21 anni, o forse meno. Nota anche come Lady Rochford, quella di Jane Boleyn è una figura controversa nella storia inglese, la cui vita è intrecciata con quella di due delle mogli più famose di Enrico VIII, Anna Bolena e Catherine Howard. Cognata di Anna Bolena attraverso il suo matrimonio con George Boleyn, Jane servì come dama di compagnia sia per Anna che, successivamente, per Catherine Howard. La sua partecipazione agli eventi che portarono alla caduta di Anna Bolena e in seguito di Catherine Howard ha fatto di lei un personaggio di notevole interesse storico. Dopo aver testimoniato contro suo marito George e sua cognata Anna, contribuendo alla loro esecuzione nel 1536, Jane continuò a servire alla corte di Enrico VIII. La sua carriera prese una svolta fatale quando si trovò coinvolta nello scandalo che circondava la giovane Catherine Howard. Accusata di aver facilitato e coperto l'incontro segreto tra Catherine Howard e Thomas Culpeper, Jane fu arrestata e condotta alla Torre di Londra, dove rimase prigioniera fino alla sua esecuzione nel 1542. Favorito della regina Elisabetta I, la vita di Robert Devereux fu un intreccio di ambizione, intrighi di corte e ribellione che culminarono nel suo tragico destino. Secondo conte di Essex, Devereux era noto per il suo fascino, la sua impetuosità e il suo talento militare, che inizialmente gli guadagnarono il favore della regina. Tuttavia la sua tendenza a sfidare l'autorità e a prendere decisioni impulsive lo portò a scontrarsi più volte con Elisabetta e il suo consiglio. La sua discesa iniziò dopo una serie di fallimenti militari e politici, in particolare la sua spedizione in Irlanda, che si concluse in un disastro. Il culmine del suo dissenso fu un tentativo di ribellione contro Elisabetta I nel 1601, conosciuto come la Ribellione di Essex. Questo atto di sfida, mirato a rovesciare i consiglieri della regina che riteneva ostili, segnò il suo definitivo rovesciamento. Arrestato e portato alla Torre di Londra, Devereux fu processato e condannato a morte per tradimento. Guy Fawkes, figura centrale nella famosa Congiura delle Polveri del 1605, rappresenta uno degli episodi più noti e drammatici legati alla Torre di Londra. Il suo tentativo di assassinare il re Giacomo I e i membri del Parlamento inglese allo scopo di restaurare un monarca cattolico sul trono d'Inghilterra lo ha reso uno dei cospiratori più infami della storia britannica. Catturato la notte del 4 novembre 1605 mentre sorvegliava i barili di polvere da sparo nascosti nelle cantine del Parlamento, Fawkes fu portato alla Torre di Londra, dove subì un intenso interrogatorio e fu sottoposto a tortura. Nonostante la leggendaria resistenza di Fawkes, che inizialmente rifiutò di rivelare i nomi dei suoi complici, alla fine cedette di fronte alle estreme pressioni e al dolore inflittigli. La storia di Guy Fawkes e della Congiura delle Polveri continua a essere commemorata ogni anno il 5 novembre, conosciuto come Guy Fawkes Night o Bonfire Night, in cui falò e fuochi d'artificio ricordano il fallimento della congiura. Joseph Jacobs, la spia tedesca la cui storia segna un capitolo significativo nella lunga cronistoria della Torre di Londra, detiene l'infausto titolo di essere l'ultima persona giustiziata all'interno della torre. Catturato poco dopo il suo paracadutaggio in Inghilterra con l'intento di svolgere attività di spionaggio per la Germania nazista, Jacobs fu rapidamente arrestato a causa delle sue gravi ferite e della conseguente incapacità di muoversi dal luogo di atterraggio. Il processo di Jacobs si svolse con una celerità che rifletteva l'urgenza e la gravità percepita dalla sua missione di spionaggio. La sua condanna a morte e l'esecuzione per fucilazione all'interno della Torre di Londra
furono in linea con le leggi di guerra dell'epoca, che prevedevano pene severe per le spie nemiche catturate nel territorio nazionale. L'esecuzione di Joseph Jacobs è avvenuta il 14 agosto 1941. Figura di spicco del Terzo Reich e stretto collaboratore di Adolf Hitler, Rudolf Hess ha segnato la storia della Torre di Londra in modo unico durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo audace e misterioso volo solitario verso la Scozia nel maggio 1941, apparentemente in un tentativo di negoziare la pace tra la Germania nazista e il Regno Unito, lo portò a essere uno dei prigionieri più noti e di alto profilo della fortezza. Hess fu detenuto per un breve periodo nella Torre di Londra, diventando l'ultimo prigioniero di guerra di tale rango a essere rinchiuso nella storica fortezza. Dopo la detenzione a Londra, Rudolf Hess fu processato a Norimberga e condannato all'ergastolo, che lo portò alla sua lunga detenzione nel carcere di Spandau, dove morì nel 1987. Oltre a essere la storica prigione d'Inghilterra, la Torre di Londra è famosa anche per le varie leggende che ruotano attorno alla sua storia. I fantasmi che infestano la torre sono proprio coloro che hanno subito una sorte avversa venendo trucidati al suo interno. Tra i tanti fantasmi della Torre di Londra, quello di Enrico VI è il primo di cui ci occupiamo. Nato nel 1421 e re fin dall'infanzia, Enrico VI visse un regno segnato da turbolenze, culminanti nella sanguinosa guerra delle Due Rose, un conflitto dinastico tra le case di Lancaster e York. Dopo aver perso il trono a favore di Edoardo IV di York nel 1461, Enrico trascorse anni in esilio e prigionia, fino a una breve restaurazione nel 1470-71. La sua cattura definitiva portò alla prigionia nella Torre di Londra, fortezza e simbolo di potere, utilizzata anche come prigione per figure di alto rango che minacciavano la sicurezza del regno. Il 21 maggio 1471 Enrico VI fu assassinato nella Wakefield Tower mentre era intento a pregare. Secondo la tradizione, a macchiarsi di tale crimine fu il duca di Gloucester, il futuro re Riccardo III. Il fantasma di Enrico VI si aggirerebbe per il castello di Rado, se non per fare qualche breve apparizione ogni anno il giorno dell'anniversario della sua morte, quando l'orologio suona la mezzanotte, per poi sparire nuovamente tra le mura della torre allo scoccare dell'ultimo rintocco. Tra le tanti tristi storie che si apprendono scorrendo le lugubri vicende della Torre di Londra, quella dei principini Edoardo V d'Inghilterra e del fratello Riccardo suscita una particolare pietà. Questi due giovani furono imprigionati nella Torre di Londra durante una congiura operata dal duca di Gloucester. Quando re Edoardo IV, padre dei due ragazzi, morì nel 1483, il figlio maggiore era destinato a succedergli come Edoardo V. Il duca, zio dei Rampolli, li prelevò e li portò nella torre, in attesa dell'incoronazione. Malauguratamente quel giorno non giunse mai. I figli di re Edoardo non furono più ritrovati e il trono cadde nelle mani dello zio divenuto re, con il nome di Riccardo III. Quest'ultimo li fece dichiarare illegittimi dal Parlamento inglese e si fece designare come unico erede naturale al trono. Nel 1674, sotto una scala nella White Tower, furono ritrovati due scheletri che si sospetta siano proprio quelli dei malcapitati fanciulli. Anche i due piccoli principi pare facciano parte della schiera di fantasmi che infestano la Torre di Londra. Sono stati avvistati nella Bloody Tower, nelle camere dove alloggiavano. Chi ha avuto la fortuna o sfortuna di vederli dice che appaiono come due piccini impauriti, vestiti con due camicie da notte bianche mentre si abbracciano l'un l'altro, terrorizzati, prima di scomparire. Non manca poi la componente femminile, la cosiddetta White Lady. Infatti sembra occupi proprio la White Tower, la torre più antica del maniero. Quando passeggia nei corridoi, la White Lady emana un profumo inconfondibile che spesso ha impressionato le guardie presenti nel castello. Secondo la leggenda, in una notte tempestosa,
una guardia che stava tornando dalla sua ronda abituale si sentì afferrare al collo da una sorta di nube spettrale. Per fortuna l'epilogo dell'aggressione non contemplò più di qualche livido, ma sicuramente anche un grande spavento per il povero custode. Pare che tra le possenti mura della Torre di Londra sia apparso anche lo spettro della donna più famosa di tutti i tempi, Anna Bolena. Assieme a lei, un corteo di donne e uomini prosegue talvolta fino alla cappella di San Pietro ad Vincula, luogo in cui è sepolto il suo corpo. Seconda moglie di Enrico VIII, fu regina consorte d'Inghilterra e Irlanda dal 1533 al 1536, quando fu decapitata nella Torre di Londra con l'accusa di adulterio. Enrico VIII aveva lasciato per lei la moglie Caterina, da cui non era riuscito ad avere un figlio maschio ma solo una femmina, e questa separazione provocò il famoso scisma dalla Chiesa cattolica. Anche Anna partorì solo una femmina e, causa una serie di aborti, non riuscì a dare un figlio maschio al re. I rapporti tra Anna Bolena ed Enrico VIII si deteriorarono soprattutto quando lui iniziò a corteggiare la futura terza moglie, Jane Seymour, da cui avrà un figlio maschio. Nel 1536 Anna fu processata per adulterio, incesto, stregoneria e alto tradimento per aver tramato con i suoi amanti, tra l'altro inesistenti, un piano per uccidere il re e poter finalmente sposare Henry Norris, che fu decapitato insieme agli altri supposti amanti. Anche se per il reato di cui era accusata Anna Bolena era previsto il rogo, Enrico VIII per clemenza le riservò la decapitazione a mezzo di spada e non di ascia, avvenuta il 19 maggio 1536. Il corpo fu sepolto in una tomba anonima nella chiesa di San Pietro ad Vincula, la cappella reale della Torre di Londra. Anche i supposti amanti di Anna finirono decapitati, mentre il re si risposò appena 11 giorni dopo l'esecuzione. Oggi è generalmente accettato che nessuna delle accuse mosse contro Anna Bolena fosse attendibile. Il fantasma di Anna Bolena, secondo la tradizione popolare, è stato avvistato innumerevoli volte alla Torre di Londra, sede della decapitazione della regina. Si dice che infatti il suo fantasma tormenti il luogo da tempo. La testimonianza più famosa, risalente al 1864, è quella di un ufficiale che, affacciatosi alla finestra, ha affermato di aver visto una guardia fronteggiare una figura femminile biancastra, quella della regina Anna Bolena. Un'altra leggenda è quella di Bleakling Hall, la tenuta di Norfolk in cui Anna Bolena è nata. Secondo alcuni il fantasma di Anna Bolena aleggia nella residenza ogni anno il 19 maggio, l'anniversario della sua esecuzione. Si dice che la notte il fantasma si avvicini alla casa su una carrozza trainata da un cavaliere decapitato che porta la sua testa sulle ginocchia. Ogni volta che la carrozza giunge all'entrata della casa, allora il fantasma svanisce nel nulla. La tradizione vuole anche che quando la notizia della morte di Anna giunse a Bleakling Hall nel 1536, 4 cavalli senza testa furono visti trascinare il corpo di un uomo senza testa attraverso la contea di Norfolk. Invece, un'altra leggenda narra che il fantasma della Bolena appaia ogni Natale al castello di Hever, sua casa d'infanzia, e che si manifesti all'ombra della quercia sotto cui Anna Bolena ed Enrico VIII si corteggiarono. L'ultimo luogo che riguarda il fantasma di Anna Bolena è il castello di Windsor, residenza reale e dimora che, sempre secondo la tradizione, è casa di moltissimi spiriti e fantasmi. Il fantasma di Anna Bolena in questo caso è stato avvistato all'interno del castello, alla finestra del chiostro del decano e in altre situazioni invece in un corridoio. Lo spirito appariva urlando, intento a stringersi la testa tra le mani. Margaret Pole, contessa di Salisbury e figura di spicco dell'aristocrazia inglese, rappresenta uno dei casi più tragici tra i prigionieri della Torre di Londra. Questa signora era madre del cardinale Pole. Quando il figlio, verso la metà del Cinquecento, entrò in conflitto con il re Enrico VIII su questioni legate alla guida della Chiesa, la donna divenne vittima, all'età di 72 anni, dell'inutile vendetta trasversale del re. Nonostante la sua età avanzata,
Fu arrestata nel 1538 e trattenuta nella Torre di Londra per circa 2 anni, prima di essere giustiziata nel maggio 1541 in un'esecuzione che fu segnalata come particolarmente brutale e mal gestita. La contessa si rifiutò di inginocchiarsi per offrire il collo, sostenendo che quello era il trattamento riservato ai traditori. Lei ovviamente non si riteneva tale. Il boia fu costretto ad inseguirla sul patibolo per finirla a colpi di ascia. Nei secoli pare che lo spettro della nobildonna sia tornato ogni tanto sul Tower Green, l'area appunto dove veniva eretto il patibolo, per riproporre la macabra scena, inseguita ed uccisa da un boia altrettanto incorporeo. La beatificazione di Margaret Pole nel 1889 da parte di Papa Leone XIII come martire della Chiesa Cattolica sottolinea ulteriormente la sua eredità e la profonda ingiustizia della sua fine. Il fantasma di Jane Grey fu visto per la prima volta da 2 guardie il 12 febbraio del 1957, il giorno del 403esimo anniversario della sua esecuzione. Fu descritta come una spettrale figura bianca che prendeva corpo sul tetto della Salt Tower. Lo spettro del marito è stato invece visto nella Beauchamp Tower mentre piangeva. La storia di Lady Jane Grey è un'altra tra le più tragiche che si sono consumate tra le mura del castello, perché è la storia di un'altra giovane vittima dei giochi di potere legati alla successione al trono. La ragazza fu giustiziata insieme al marito all'età di soli 17 anni, in seguito a complicate vicende che la videro prima regina per 9 giorni e poi caduta in disgrazia ed imprigionata a causa della codardia del suo stesso padre. Pare che quando le fu messa la benda, Jane non trovasse il ceppo sul quale appoggiare la testa e fu aiutata a tal fine da John Feckenham, decano di St. Paul. La scena è stata ripresa in un bellissimo dipinto, l'esecuzione di Jane Grey di Paul Delaroche, che si può ammirare nella National Gallery di Londra. Oltre a racconti di re e regine, la torre custodisce altre leggende avvincenti. Una delle più affascinanti riguarda i corvi della torre. Secondo una leggenda tramandata da secoli, il destino della Torre di Londra e dell'intero Regno Unito dipende dalla presenza di questi enigmatici uccelli. Si dice che se i corvi dovessero mai lasciare la torre, la corona e la nazione stessa cadrebbero. Questa antica credenza ha elevato i corvi a simboli culturali, rappresentazioni non solo della torre, ma dell'intera monarchia britannica. I corvi che vivono nella torre sono della specie Corvus corax, corvo imperiale, e sono mantenuti in cattività. Nonostante siano simili ai corvi neri comuni, questi sono più grandi e sono scomparsi da gran parte della loro area naturale, tanto che pare che oggi possano sopravvivere solo in cattività nella città di Londra. Durante il regno di Carlo II, la crescente popolazione di corvi alla Torre di Londra divenne motivo di preoccupazione. Considerando questi uccelli una minaccia per la pulizia della torre, il re ordinò la loro rimozione. Tuttavia, subito dopo la cattura e l'espulsione dei corvi, una serie di eventi sfortunati e disastri allarmarono il re. Nonostante avesse inizialmente ignorato le superstizioni locali che collegavano la presenza dei corvi alla fortuna del regno, Carlo II, preoccupato, revocò rapidamente la sua decisione e ordinò il ritorno dei corvi alla torre. Con il ritorno degli uccelli cessarono anche le disgrazie. Durante la Seconda Guerra Mondiale Londra subì pesanti bombardamenti nella battaglia d'Inghilterra. Sorprendentemente, un solo corvo riuscì a sopravvivere a questi attacchi devastanti. La sua solitaria sopravvivenza spinse il primo ministro Winston Churchill a ordinare un ripopolamento della colonia di corvi. E questo evento non solo rafforzò la leggenda, ma dimostrò anche l'importanza simbolica di questi uccelli per il morale della nazione. La leggenda dei corvi della Torre di Londra ha resistito alla prova del tempo, diventando una parte intrinseca del folklore inglese. Sebbene i dettagli specifici degli eventi sfortunati legati alla loro assenza non siano ben documentati, la storia sottolinea l'importanza attribuita ai corvi come protettori simbolici della torre e del regno.
Oltre al loro significato leggendario, i corvi hanno avuto un ruolo pratico nella storia della Torre di Londra. Storicamente erano tenuti come spazzini naturali che contribuivano a mantenere puliti i terreni della torre. Questo compito ha rafforzato ulteriormente la loro presenza nella vita quotidiana della torre e consolidato il loro status speciale. Oggi, per evitare che la leggenda sia veri, è credenza comune che debbano esserci sempre almeno 6 corvi residenti alla torre. Per sicurezza ne vengono mantenuti 7, uno in più del necessario, tutti attentamente curati e protetti. Questo gruppo di corvi è oramai un elemento fisso e affascinante della torre, con un corvo di riserva per garantire che la tradizione sia sempre rispettata. Alla Torre di Londra i corvi sono affidati alle cure del Raven Master. Si tratta di un ruolo cerimoniale fondamentale per garantire il benessere, l'alimentazione e la sicurezza dei corvi della torre. Il Raven Master si occupa delle necessità fisiche degli uccelli, ma anche di preservare le tradizioni e le superstizioni legate alla loro presenza. Questo personaggio designato si assicura che alla torre siano sempre presenti almeno 6 corvi, rispettando la leggenda che vuole il regno in pericolo se i corvi dovessero mai abbandonare la torre. I corvi sono alimentati 2 volte al giorno con una dieta speciale che include topi, pulcini, ratti e varie carni crude, oltre a biscotti immersi nel sangue come trattamento speciale. Ogni giorno il Raven Master si dedica a fornire il cibo necessario ai corvi, garantire che le loro condizioni di vita siano adeguate e monitorare la loro salute. Oltre a queste mansioni pratiche, il Raven Master interagisce con i visitatori della torre, educandoli sulla storia e la leggenda dei corvi, ma anche sull'importanza della conservazione degli uccelli e del loro habitat. La Torre di Londra non è soltanto un luogo da visitare, ma un capitolo vivente della storia britannica. Camminare tra le sue antiche pietre significa attraversare secoli di potere, intrighi e trasformazioni. È un luogo dove ogni angolo racconta una vicenda, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni muro potrebbe sussurrare storie dimenticate. Dai reali che l'hanno abitata ai prigionieri che vi hanno scontato le loro pene, dai fasti della monarchia alle trame più oscure, la torre ha osservato il corso della storia senza mai vacillare. In un'epoca in cui tutto sembra correre veloce, la sua presenza solida e maestosa ci ricorda quanto sia importante custodire la memoria del passato. La sua capacità di evolversi, rimanendo sempre fedele alla propria identità, la rende unica nel panorama storico e culturale mondiale. Visitare la Torre di Londra oggi non significa solo scoprire uno dei luoghi più iconici del Regno Unito, ma vivere un'esperienza immersiva che unisce fascino, mistero e conoscenza. È un'eredità preziosa, un monumento che parla non solo agli appassionati di storia, ma a chiunque voglia comprendere le radici profonde di una nazione. E forse è proprio questa la sua magia: continuare ad affascinare, sorprendere e far riflettere, anche dopo quasi 1000 anni.